Ok raghi, benvenuti, bentornati, questo è On The Run. Oggi un piccolo giro qua in zona, andiamo a vedere i sassi di Rocca Malatina, di cui avevo già accennato in un giro precedente. Oggi andiamo a visitarli, saliremo in cima e da lì potremo vedere questa splendida struttura geologica. Poi ci allungheremo ancora un pochino, andremo a vedere le cascate di Labante, che è questo piccolo sasso che ha una piccola cascatella. Dopodiché faremo un giro un po' random per le campagne e torneremo a casa. Dai, andiamo! Ciao! Ok, bella gente, eccoci qua, On The Run. Come vedete le ombre sono ancora lunghe perché non è proprio prestissimo, ma la stagione è ormai già avanzata, siamo praticamente quasi a novembre. Come ho detto, andiamo a vedere i sassi di Rocca Malatina, questa imponente roccia che esce aguzza dal lato di questa collina, molto affascinante. C'è un camminamento semi attrezzato che porta fino in cima e noi ci proveremo a salire. Dopodiché continueremo un po' per queste campagne che conosco, nella Valle del Reno, passando per le cascate di Labante, che insomma cascate forse è un parolone perché in realtà è una roccia che butta giù un piccolo getto d'acqua, se ce n'è. Faremo una strada che non ho mai fatto, la prima parte è un po' meh, nel senso che è proprio uno stradino di quelli che io non amo moltissimo, a dispetto insomma un po' del freschino. Questa stagione regala sempre dei colori incredibili, il sole che illumina con una tonalità piuttosto particolare. Passeremo sotto un piccolo castellino bellissimo che prossimamente vorrei andare a visitare, è il castello di Serravalle con la sua bellissima piccola cinta muraria. È veramente microscopico ma è delizioso, circondato da ste vigne che in questo periodo dell'anno spesso diventano rosse, i colori stupendi, guardate che bello. Un po' rognoso entrarci perché si può entrare dentro anche in moto, però c'è una salita col pavè veramente tosta, però è bellissimo, davvero bello. Ok, fin qui la strada come vedete è normale, adesso la abbandoniamo per uno stradino più piccolino, più rognosetto e sicuramente un po' più sgarropato, però molto carino, dai. Siamo proprio sulle prime colline sopra la pianura. Ecco, ci siamo tornati su una strada, dai, bella. Vedo anche con un asfalto rinnovato, ci fa molto piacere, ma molto proprio, sempre. Comunque dovremmo quasi essere arrivati al bivio che ci porta poi ai sassi di Rocca Malatina. Eccoci qua, questa è Rocca Malatina, un nome abbastanza particolare, di cui però non so nulla. Il perché è malatina questa rocca. E va bene, dai. Eccoci arrivati ai sassi di Rocca Malatina. Andiamo a fare la nostra visita, la nostra mini scalata. Fortuna la mia gamba va un po' meglio. Comunque vedremo. Ok, a dopo raghi. Allora, eccoci qua ai sassi di Rocca Malatina. Queste bellissime guglie di roccia arenaria. Sotto il più alto, credo sia il sasso di Sant'Andrea, ma non ne sono sicuro. E niente, adesso noi saliremo, faremo un giretto, un piccolo voletto col drone, che voglio farvi vedere, che sono davvero spettacolari. Dai, a dopo, ciao!
Eccoci qua, siamo tornati giù, è stata una bella fatica e niente, dai, molto molto bello comunque. Prendiamo e andiamo a continuare il nostro piccolo giro verso le cascate di Labante. A dopo, ciao! E ok, eccoci in partenza. Siamo saliti sui sassi di Rocca Malatina. Ne avevo parlato in una delle primissime puntate perché c'ero passato praticamente qua vicino ed era un posto che volevo farvi vedere, però appunto aspettavo un po' la stagione giusta. In realtà speravo un qualche colore del bosco un po' più intenso, ma appunto qua l'autunno ha deciso di non presentarsi, arriverà direttamente l'inverno probabilmente a un certo punto. È comunque molto 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 bello. Adesso un po' scenderemo nella Valle del Reno, passando appunto per questa piccola cascatella, questo gioco d'acqua, le cascate di Labante. Insomma, non aspettatevi un salto di 50 metri, è una piccola roccetta con un piccolo rivoletto, ma a me piace tanto, molto carino. Poi secondo me con questa luce sarà decisamente bello. La strada me la ricordo abbastanza infame, però era anche tanto tempo fa, magari nel frattempo sono riuscito a superare un po' questa mia avversione per le strade un po' troppo rovinate, un po' troppo strette. Comunque in questo tipo di campagna così abbastanza isolata, così in alto, perché qui insomma già siamo a una certa altitudine, deve essere proprio tosta, è tosta. Cioè, questi proprio capitano qua, c'ha la scorza dura dura, Respect! Allora, mi sa che noi siamo arrivati, credo. Ma quanta gente! Va bene, dai. Andiamo a vedere un po' questa cascatella. Ciao, a dopo. E ok, eccoci qua, le cascate di Labante. Qui c'è anche un complesso di grotte abbastanza interessanti, sebbene un po' piccoline. Dai, molto molto bello,
e adesso scendiamo a valle e poi probabilmente torneremo verso casa. Dai, a dopo, ciao! Ok, lasciamo alle nostre spalle la cascata e le grotte di Lepante, molto carine, molto interessanti. Ho letto che in antichità qui c'era una cava di non ho capito quale materiale, con cui hanno fatto delle tombe degli Etruschi che sono esposte ai Giardini Margherita a Bologna. Ora adesso scendiamo verso la Valle del Reno. Ui, porca troia, raghi, preso della sabbia, è andato via l'avantreno. Meno male che vado piano, adesso stiamo scendendo, la temperatura si è un po' alzata, anche perché ormai comincia a diventare l'orario tipo mezzogiorno, non lo so, ma siamo lì circa, ci voleva proprio un giretto così. Ma va, invece ti dico che questa strada è pure bella, adesso che si è un attimino allargata, me la sto proprio godendo. Sì, ci sono delle buche abbastanza consistenti, però tutto sommato abbiamo visto di molto peggio. Che belli sti prati, che belle ste colline. Ignoro assolutamente dove sbucheremo, perché appunto l'ho fatta solo una volta sta strada fino in fondo, ma tanto tempo fa e non mi ricordo. Qui dice Vergato è molto grosso ed è sulla Porrettana. Eccoci a Vergato. Adesso continueremo un po' su questa statale abbastanza trafficata, perché è un'arteria piuttosto importante, per poi arrivare a un punto in cui risaliremo da una strada che abbiamo fatto tante volte per arrivare in cima alle colline che dominano la valle in cui abito. Girettino, pochi chilometri, abbastanza sotto casa, niente di particolarmente eclatante, però dai, i sassi di Rocca Malatina davvero belli, interessanti. Ok, adesso noi abbandoniamo lo statalone, ecco che ricominciamo a salire, stratelli budelli. Sì, questo è un punto di collegamento che uso tantissimo, ma in realtà è proprio una bella valle. Guardate che stupenda erosione di questo costone, davvero bella. Uno di questi weekend suppongo ci sia vicino a casa mia la fiera del tartufo, perché la zona in cui abito è una zona di produzione del tartufo. Io non me ne intendo molto, sebbene mi piaccia parecchio, però credo sia un tartufo non proprio pregiatissimo quello di questa zona, ma insomma è sempre una risorsa, è piuttosto buono e magari ci andiamo. Dovrei sì implementare un po' questo vlog con la rubrica gastronomica, e quale migliore occasione per andare alla sagra del tartufo che sta sotto casa mia, che si chiama credo Tartuflà. Insomma è la sagra del tartufo di Savigno, comune Valsamoggia. Vedi che faccio bene andare piano, se andavo un pochino più veloce mi ribaltavo. La buca di merda. Allora mi sono fermato a meditare, che vuol dire fumarsi una sigaretta e ascoltare un vecchio brano dei Rockets, e ne ho approfittato per dare un occhio e scoprire che è oggi una delle date del Tartuflà, che è questa sagra del tartufo di Savigno. Quasi ci fermiamo, diamo un'occhiata. Ecco che ci siamo quasi arrivati a Savigno. Vediamo un po' com'è la situazione. Se c'è troppo casino leviamo le tende e andiamo a casa, se invece si può un attimo piazzarsi
proviamo magari a fermarci, dare un occhio e forse mangiarci pure qualcosa. Non ce lo meritiamo assolutamente perché siamo dei bidoni, però ho il tartufo 2 o 3 volte all'anno, sta roba qua, per cui dai, andiamo a farci sto giro, magari anche una magnatina. Io gnam. Ok, e inauguriamo per la prima volta la rubrica gastronomica dei giri di On The Run. Siamo a Savigno, alla Sagra del Tartufo, mi sto per mangiare la polenta col tartufo. Pare molto buona, confermo è molto buona, deve essere un po' più calda e ho comprato anche un po' di tartufi. Direi che per essere un fuori programma ho di tutto rispetto, visto che sapevo che in questo periodo c'era questa manifestazione ma non avevo controllato, mi ci sono proprio sbattuto contro e ho detto facciamo un po'. Molto contento di essermi fermato. Un altro mio problema è che a mangiare sono un po' una bestiolina, poi il bon ton mi è mancato, quando l'hanno distribuito dormivo. Comunque missione compiuta, un'esperienza abbastanza gratificante, mi è piaciuto parecchio. Me ne mangerei altri 7, ma non avrei dovuto mangiare neanche questa. Però dai. E dai, adesso noi andiamo a casa, per cui ci possiamo salutare qua. Dai, ci vediamo al prossimo episodio. Un altro bel giro su queste belle colline. A presto, ciao!